Minasan, konnichiwa. Salve gente, bentornati su Haru-san, il Giappone a 327 gradi. Oggi sono qui per presentarvi una delle creature mitologiche più famose del Giappone, una delle più antiche, che compare addirittura nei primissimi testi storici della nazione. Sono qui per presentarvi per bene la figura di Yamata no Orochi, detto il grande serpente ad 8 biforcazioni, ad 8 teste. Una creatura tanto famosa che nel corso dei secoli è stata citata più e più volte e ancora oggi fa la sua comparsa in molte opere di finzione. Se seguite il mio canale l'ho citata qualcosa come 27.000 volte, in diversi video, in quelli di storia, riguardo le armi o a tema yoga, ma che non ho mai approfondito come si deve in un singolo video. Per questo adesso ho deciso di dedicare uno spazio tutto per Orochi, perché se lo merita. Come vedete il nome si scrive Orochi, CHI finale, ma si legge Orochi, Orochi, mi raccomando. Comunque, oggi ho in intenzione di parlarvi di questo Orochi, ma prima di entrare nel vivo del discorso, come sempre mi tocca ricordarvi di supportare il canale, dando uno sguardo alla seguente vignetta, questa qui sopra. Non mi ricordo se comprare a destra o a sinistra, comunque questa vignetta qui sopra. Come contribuire? Beh, iscrivendovi, mettendo like, condividendo, commentando, tutte queste cose belle qua. Detto ciò, brevissima intro, e poi scopriamo di più sulla storia del temibile mostro serpente detto Yamata no Orochi. Yamata no Orochi, oppure semplicemente Orochi, è una creatura leggendaria molto antica della mitologia giapponese, presente nelle primissime storiografie nipponiche quali Kojiki e Nihon Shoki, entrambi datati VIII secolo. Testi che parlano della nascita della nazione, mescolando il mondo divino con quello terreno, perciò troviamo fatti di cronaca vera imbottiti dalla mitologia. Orochi viene presentato come un serpente ad 8 teste e 8 code, per questo il nome serpente ad 8 biforcazioni. Yamata sarebbe 8 biforcazioni, mentre Orochi grande serpente. E detto così, oltre alle immagini potrebbe sembrare un drago, oppure la figura mitologica a noi più conosciuta come l'Idra, ma nel nome c'è il carattere di serpente, Hebi, quindi viene specificato il serpente come animale. Stando alle descrizioni, si può dire che oltre alle 8 teste e le 8 code, i suoi occhi sono di un colore rosso acceso, tipo delle fiammelle, come delle lanterne, ecco. Poi il suo ventre è spesso sporco di sangue, gronda sangue, ed è accompagnato da fiamme divampanti. Una creatura veramente di enormi dimensioni, grosse, al punto da ricoprire diverse colline, ben 8 valli volendo. Infatti sulla sua schiena si possono vedere muschio o addirittura alberi crescere, come abeti e cipressi, una sorta di paesino strisciante. Quindi con Orochi pensate a qualcosa di veramente imponente, maestoso, tipo un kaiju. Orochi fa la sua comparsa in un episodio molto di rilievo di questa storiografia, finendo per scontrarsi con Susanoo, una delle divinità principali dello Shintoismo, la religione nativa dei giapponesi. Stando alle vicende, Susanoo, turbolenta divinità della tempesta, fu spedito sulla terra come punizione dopo aver offeso in qualche modo sua sorella, la divinità del sole Amaterasu. Egli, viaggiando in prossimità della provincia di Izumo, mentre percorreva lo Hikawa, cioè il fiume Hi, udì in modo molto insistente il pianto di qualcuno. Si trattava di una coppia di anziani divinità terrestri, di nome Ashinazuchi e Tenazuchi. Incuriosito Susanoo si avvicinò e domandò come mai simile scenario, perché stavano piangendo in quel modo, e i due spiegarono tutti i fatti. Loro tempo fa avevano 8 figlie, 8 splendide fanciulle, e ogni anno in quella zona discendeva dal territorio del Koshi, il temibile e mostruoso serpente Yamata no Orochi, che tiranneggiando in quel luogo finiva per richiederne una sempre in sacrificio. Ora, delle 8 splendide fanciulle, era rimasta solamente l'ultima, la più giovane, Kushinada Hime, e ben presto toccava proprio il suo turno con Orochi. Susanoo, vedendo lo splendore della ragazza, restò stupito da simile bellezza e si presentò per bene, annunciando le sue divine origini, e propose anche un accordo alla coppia di anziani. Sentite, io mi occupo del serpente Orochi, ma voi in cambio dovete darmi vostra figlia come sposa. Questi sono i termini dell'accordo. E già, Susanoo il buon tempone.
La coppia accettò e così iniziarono a buttare giù un piano. La divinità sapeva di non poter fronteggiare normalmente una creatura di simile portata. Per questo, sempre vicino al fiume, fece costruire una recinzione con 8 varchi e alla fine di ognuno di questi posizionò un barile con dentro dell'alcol molto forte e anche molto invitante. Poi trasformò la ragazza in un pettine, occultandola dentro la sua folta chioma, e dietro un cespuglio si mise ad aspettare l'arrivo di Orochi. Appena il serpente iniziò a discendere il fiume, fu subito invitato dall'odore inebriante dell'alcol, e a quanto pare Orochi era un serpente ubriacone, e infilando la testa dentro questi varchi, a poco si mise a bere tutto il contenuto dei barili. Susano così, mettese nel cespuglio, appena vide che il serpente iniziava ad essere dignitosamente brillo, diciamo mezzo ubriaco, addormentato, uscì allo scoperto e, impugnando la spada Totsuka no Tsurugi, iniziò un'accesa battaglia, un'accesa lotta con la creatura barcollante, fino a tagliare tutte e 8 le teste e le code del serpente, tingendo così il fiume Hi del rosso del sangue della creatura. Ma mentre tagliava la quarta coda, la spada si fermò, perché all'interno era celata la leggendaria spada Amano Murakumo, in seguito ribattezzata Kusanagi no Tsurugi. Sì, dentro la coda c'era una spada, misterioso come ci sia finita lì dentro, se frutto della creatura stessa oppure celata per qualche motivo, ma per sapere qualcosa in più sulla spada ho fatto un video separato, qui il link per rimediarlo. Ed è in breve questa la nota leggenda sul grande serpente ad 8 teste detto Yamata no Orochi. Al di là della leggenda, questa creatura viene spesso interpretata come un'entità legata alle inondazioni, se non al fiume stesso, con i suoi vari affluenti. Quindi un serpente che con le sue molteplici teste e code rappresenta il fiume che sta straripando. Mentre Kushinada Hime, la vergine sacrificale dell'occasione, risulterebbe il campo di riso. Infatti nel suo nome troviamo i caratteri di campo e di riso. Le inondazioni si sono verificate frequentemente sin dai tempi antichi in Giappone. Per questo è nata la teoria che l'origine della leggenda di Yamato no Orochi siano eventi legati a temibili inondazioni che danneggiavano i campi di riso presso Izumo. Poi fa la sua comparsa Susano, che con la recinzione, tiene a freno le acque e i suoi affluenti. Quindi, ricapitolando, arrivo di Yamata no Orochi, che vuole divorare Kushinada Hime, uguale fiume che inghiotte i campi di riso. Sconfitta del serpente, uguale controllo delle inondazioni. Può sembrare roba di poco conto, ma al tempo saper controllare le acque per mantenere vivi i campi e non portare disastri è una roba molto importante, di vitale importanza. Ad avvalorare questa tesi è il nome della creatura, Orochi, un tempo non scritto con i caratteri di grande e serpente, ma con quelli di lontano, spina dorsale, articolazione e saggezza. Perciò, diciamo, serpente così ispettivo del fiume. Altri invece sostengono che le 8 teste stanno a simboleggiare 8 province conquistate dalla divinità della tempesta Susano. Quindi una sorta di resoconto di conquiste territoriali rese più epiche. Comunque, ritornando al mito, si dice che nel santuario Yamada della città di Saku, a Nagano, è possibile trovare una pietra serpente collegata a Yamata no Orochi. Infatti si pensa che lì dentro riposi lo spirito della creatura, mentre le sue ossa sono custodite nel santuario Susa a Izumo. Ora tutto questo Orochi, che dico una continuazione, di sicuro vi risulterà familiare, non solo perché lo nomino sempre nel canale, ma perché è fonte di ispirazione per molti, ad esempio in One Piece. Ecco, uno dei cattivoni dell'arco di Wano si chiama Orochi e si trasforma proprio in un serpente a più teste. In One Punch Man il re dei mostri si chiama Orochi, in Naruto Orochimaru viene dal personaggio del racconto di Jiraiya il bandito, che a sua volta ha ispirato Orochi. In Jinrobo è il nome di una mostruosa astronave, vedete, e questo solo parlando di anime e manga. Nel campo dei videogiochi si trovano citazioni in Nioh, Golden Sun, Final Fantasy, Shin Megami, Yokai Watch, King of Fighters o Okami. In questo se ne cade di citazioni sulla mitologia giapponese. Veramente, cercando si può trovare il suo nome in buona parte delle opere di fantasia nipponica odierne. Magari a voi ne vengono in mente altre, con i vostri commenti fatemi sapere sotto al video. E niente, con questo direi che non ho molto altro da aggiungere sulla figura di Orochi, il temibile serpente a 8 teste. Spero che il video sia stato anche questa volta di vostro gradimento. Come sempre, se avete qualcosa da dire, rinnovo, commentate sotto al video. I commenti sono ben accetti. Io adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video sempre sulla cultura giapponese.
Alla prossima. Matane.